Ciao, sono Alessandro di Lifetime Deals Italia, la prima community italiana dedicata ai tool di digital marketing, specialmente a quelli in offerta. In questo video vediamo come creare dei report e delle dashboard per le tue attività di digital marketing in modo automatico. Lo faremo utilizzando un tool che si chiama Oviond, che è abbastanza conosciuto in generale ma molto conosciuto all'interno della community. Perché? Perché recentemente ha fatto un'offerta appunto lifetime e molti utenti ne hanno usufruito. Questa offerta non è più valida, è scaduta, però puoi usufruire comunque di un'offerta annuale molto vantaggiosa della quale parlerò alla fine di questo video. Se proprio non puoi aspettare, ti lascio comunque il link all'offerta in descrizione e se ti interessano questi argomenti, in particolare i tool di digital marketing, ti invito a iscriverti al canale cliccando sul tasto iscriviti. Ma veniamo subito a Oviond e andiamo a vedere come creare dei report in modo automatico per le tue attività di digital marketing. Ed eccoci qui all'interno della dashboard di Oviond. Per prima cosa faccio una premessa. Oviond non è un tool che misura i dati, non dobbiamo inserire uno snippet all'interno del nostro sito, delle nostre campagne per misurare i dati con Oviond, ma è un tool che si collega, si integra ad altre nostre fonti di dati come per esempio Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads eccetera, e ci permette di mostrarle in modo elegante, in modo più bello all'interno di dashboard o di report. Qual è la differenza fra dashboard e report? Beh, le dashboard sono uno strumento che io considero più interno, uno strumento da condividere con il proprio team, con i propri media buyer e che ci permette di avere una panoramica giornaliera, perché è uno strumento che almeno io utilizzo giornalmente per vedere quello che succede su tutti i vari canali. I report invece sono uno strumento più per il cliente e che ci dà una fotografia di un determinato periodo, quindi un report mensile, un report settimanale e come abbiamo detto una volta impostato il template vengono creati in automatico. Andiamo a vedere nello specifico che cosa si può fare con Oviond. Ho creato un account di prova, o meglio un cliente di prova Lifetime Deals Italia, e ho già integrato questi 4 canali, quindi Facebook, Facebook Ads, Google Ads e Google Analytics. Ma vediamo quali altre integrazioni si possono fare e come si fa. Ecco qua la lista, ovviamente senza quelle che abbiamo già integrato, di tutte le altre integrazioni. Quindi vediamo che abbiamo molti tool di mail marketing come ActiveCampaign, Drip, Mailchimp, eccetera. Altri tool di analytics come Google Analytics 4, io ho preferito ancora la versione precedente al momento. Abbiamo i Google Sheet, abbiamo Google Search Console, eccetera. E i social vari, quindi LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook l'abbiamo già connesso, YouTube, Vimeo e soprattutto anche e-commerce, quindi Shopify e WooCommerce. Oviond sta integrando altri tool, ma comunque già con questi si possono creare delle belle dashboard e dei bei report, sempre che ovviamente i vostri clienti, i vostri progetti prevedano questi canali. Allora, vediamo nello specifico le dashboard. Come vediamo, io ne ho già create 2 di prova, altrimenti vedremo questa schermata vuota. Iniziamo da una blank dashboard, anzi, creiamola da zero. Come possiamo vedere abbiamo la possibilità di scegliere dei template standard che si basano sulle integrazioni che abbiamo scelto. Ci sono 8 pagine per cui sono sia per Google Analytics sia per Google Ads eccetera, sia dei template blended, cioè che prevedono di mostrare diverse integrazioni, quindi Digital Marketing Dashboard che mostra i dati da Analytics, Google Ads, Facebook e Instagram eccetera, e vediamo che ce ne sono 3 pagine. Ok, molto interessante, però a me personalmente piace creare dashboard da zero. Perché? Perché così posso mostrare i dati che voglio. All'inizio magari è un po'
più noioso, però poi avremo precisamente quello che vogliamo vedere. Quindi scegliamo blank dashboard. Ecco che come vediamo all'interno di una blank dashboard non ci sono widget ovviamente, ma possiamo aggiungerli facilmente andando nella colonna di destra cliccando su Add Data Widget. Qua possiamo scegliere fra le integrazioni che abbiamo selezionato prima e ha anche una custom scorecard che ci permette semplicemente di aggiungere un widget con un numero o un testo che vogliamo noi. Ma diciamo che vogliamo selezionare Google Analytics. A questo punto noi potremo scegliere quali misure mostrare all'interno della nostra dashboard. Quindi all'inizio scegliamo quale data view vogliamo mostrare, quindi un overview, gli obiettivi o le landing page. In questo caso scegliamo overview. Per quale dimensione vogliamo mostrare i nostri dati? Quindi abbiamo data, giorno della settimana, channel group, campaign, insomma veramente tante, ma noi scegliamo anche qui data. E anche per i segmenti possiamo sceglierne moltissimi, ma in questo momento non ci interessa perché vogliamo mostrare ad esempio un overview di tutti gli utenti e le visualizzazioni di pagina che ci sono stati nell'ultimo periodo. Quindi scelgo users e pages, chiamo il widget users and pages e scelgo il grafico. Vediamo che anche qui possiamo scegliere diversi metodi di visualizzazione in base a quello che abbiamo scelto prima. Quindi per esempio se noi volessimo mostrare solo gli utenti, ecco, vediamo che possiamo anche mostrare una score chart che non è nient'altro che una card che ci mostra il numero di utenti e anche un confronto con gli utenti del periodo precedente e dell'anno precedente. Detto questo, riscegliamo pages e scegliamo il grafico a linea. Qua possiamo anche scegliere altre opzioni, per esempio escludere i dati che hanno not set come dato, succede spesso magari con Search Console. Possiamo inserire più assi, in questo caso ci interessa, e possiamo anche fare in modo tale da abilitare una custom date range, quindi una data diciamo custom. Noi andiamo avanti, creiamo il widget e poi anche da qua possiamo modificarlo, aggiungere multiple axis o rimuoverlo. Noi lo aggiungiamo e vediamo che abbiamo due assi verticali, uno che rappresenta gli utenti e l'altro che rappresenta le visualizzazioni di pagina. Questo widget si può ingrandire o rimpicciolire a nostro piacimento e andiamo ad aggiungere un altro widget. Per esempio quello che abbiamo detto prima, io voglio comunque mostrare il numero di utenti di questo lasso di tempo in modo tale che si veda subito. Poi voglio anche mostrare una comparazione con quello che è successo nel periodo precedente e nell'anno precedente. Ecco qua, vediamo che negli ultimi 30 giorni ci sono stati 207 utenti. Ecco, però devo ricordarmi sempre di rinominare il widget. Quindi qua lo chiamo utenti, solo users, e salvo. Ecco qua, vediamo che rispetto al periodo precedente, che in questo caso sono i 30 giorni precedenti, ho avuto 4,02% in più di utenti, mentre rispetto all'anno scorso il 100% semplicemente per il fatto che il sito non esisteva. Una cosa molto interessante da capire è che si possono cambiare ovviamente le date, quindi per esempio io voglio mostrare solo dal 15 al 21 e automaticamente la mia dashboard mi mostrerà i dati per quel periodo. Lo stesso vale per la comparison, quindi qua non sta più comparando con i 30 giorni precedenti, ma con i 7 giorni precedenti a quelli che ho selezionato. Ok, volendo qua si può andare avanti ad aggiungere widget, prendendoli magari da altre fonti come, non so, Facebook Ads ad esempio. Ho fatto 2 piccolissime campagne ultimamente, quindi dovrei riuscire a vedere qualcosa. Ecco, vediamo che si possono scegliere le campagne singole, gli ad set singoli, gli ads,
oppure una overview. Diciamo che voglio una overview, anche qua si può fare il breakdown, va bene per data, e voglio sapere quanto ho speso, quante impression ho ricevuto, quanta copertura e diciamo quanti click. Sto facendo degli esempi ovviamente. Chiamiamola Facebook Ads Overview. In questo caso creiamo una tabella. Ecco qua che vediamo, magari sposto la mia faccia, vediamo che ci mostra i dati dei giorni. Quindi il 19 febbraio speso 9 euro per avere un numero totale di impressions pari a 4.362, una reach di 3.677 e un numero di click pari a 117. Quindi qua vediamo che abbiamo due pagine e in fondo i totali. Noi possiamo ingrandire il nostro widget, però magari non ci interessa far vedere tutti i giorni, quindi andiamo a editare widget. Invece di fare breakdown per date facciamo per età ad esempio, e adesso vediamo anche diviso in fasce di età quanto speso, quante impression ho avuto, quanta è la reach e quanto sono i click. Vediamo che è molto semplice editare un widget già creato. Per quanto riguarda le dashboard, questo è un breve riassunto di quello che si può fare. Una cosa interessante è che poi, una volta creata la nostra dashboard, possiamo ovviamente rinominarla e decidere se fare un auto refresh ogni volta che si vede, altrimenti bisogna aggiornarla, ma ci sta anche aggiornarla perché poi una volta che la vedi vai anche a cambiare le date eccetera. Se vuoi puoi anche mostrare il date picker, quindi per esempio ovviamente quando condividiamo le dashboard, quindi per esempio con il tuo team tu puoi dire guardatevele pure, cambiate pure le date e analizzate la situazione. Ok, una volta impostato tutto possiamo salvare come template in modo tale poi da utilizzare questa dashboard magari anche per altri clienti. Volendo possiamo aggiungere testo e immagini che però magari vediamo nei report, e altri blended data widget che per il momento sono abbastanza semplici, sono solo somme. Per esempio se vogliamo mostrare il costo totale di tutte le ads, possiamo sommare il costo delle ads di Facebook e il costo delle ads di Google ad esempio. Con questo tasto possiamo condividere la nostra dashboard sia via mail sia via link, quindi copiandolo e inviandolo. Molto semplice. Andiamo a vedere i report invece. Anche qui non abbiamo report da mostrare, quindi lo andiamo a creare da zero, e anche qui abbiamo dei template standard, dei template blended e dei custom template se li abbiamo salvati. Partiamo anche qua da un blank report e come vediamo abbiamo per prima cosa una cover page e poi un'altra pagina, quindi i report sono impostati su pagine perché sono dei veri e propri documenti. Qua possiamo cambiare il logo, adesso metto questo perché il primo è l'unico che ho, anzi possiamo scrivere report mensile e qui report settembre 2020 attività digital ad esempio. Una volta impostata la cover ci sono anche altre tipologie di cover, vediamo ci sono un po' di template ma non sono bellissimi, io di solito uso quella lì semplice, e si può anche creare una thank you page allo stesso modo ma io tendenzialmente non la uso. Ok, adesso ho salvato, quindi me lo ricarica e andiamo nella seconda pagina. Anche qui possiamo inserire dei widget, ma io solitamente inserisco magari dei media. Ancora con il mio logo magari si può inserire il logo del cliente ad esempio. Ok, vediamo che questo è un po' grande, quindi andrebbe creato un logo più piccolo perché qua mi occupa questo spazio. Aggiungere un testo, per esempio Google Analytics Overview, scegliere ad esempio titolo 1, possiamo rimpicciolire
la casella e andarla a inserire di fianco al logo. Ok, adesso vediamo che non viene benissimo perché questo logo ha degli spazi all'interno, però si può fare di meglio, si può anche ingrandire questo eventualmente e mandarlo un po' a capo. Ok, fatto questo andiamo a inserire ancora i nostri widget. Qua possiamo provare un qualcosa di diverso da quanto fatto prima. Anche se ho scritto Google Analytics, mettiamo Facebook. Vogliamo appunto misurare il numero di like, total page like, new paid likes e new organic likes, ad esempio. Lo chiamiamo likes e utilizziamo column chart giusto perché non l'abbiamo ancora vista. Ecco qua che possiamo vedere i dati che abbiamo chiesto. Ovviamente ingrandendolo un po' si capirà meglio. Quindi la linea blu sono i page like totali, quella arancione che non si vede sono i like a pagamento e quella rossa gli organici. Ovviamente vabbè, questo dato nello specifico non si vede molto, ma per esempio diciamo ok, non ci piace, vogliamo cambiare e utilizzare un grafico di questo tipo. Io questo grafico lo utilizzo però di solito solo per mostrare al massimo 2 tipologie di dati. Vediamo quindi che è molto semplice creare dei widget e soprattutto, come abbiamo già detto, che questi dati cambieranno in modo automatico. Per cui una volta che salviamo come template il nostro report, potremo richiamarlo ogni mese ed eventualmente cambiare magari il nome del mese, oppure possiamo anche non scriverlo così ce l'avremo già in automatico pronto, e inviarlo al cliente. Come si fa? Share report ed ecco qua. Questo è come verrà mostrato al cliente. Ok? Possiamo anche cambiare il nome delle pagine, ovviamente tutto. Dopo vi faccio vedere un report già fatto. Possiamo generare un PDF e possiamo condividere in questo modo. Ok, inoltre si può anche fissare una data, per esempio una scadenza, e dire di inviare automaticamente questo report ogni mese a una mail che decidiamo. Ecco qua vi mostro ad esempio un report che ho creato per un cliente. Ovviamente per creare questo report ci si impiega un po' di più di quello che si può mostrare in un video, ma vediamo che comunque il risultato è molto interessante. Si può navigare da sinistra, ogni pagina ha i suoi dati e si può anche esportare, generare un PDF. Quindi condividendo il link il cliente vede il suo report, lo può consultare quando vuole e può anche scaricare il PDF. Vediamo comunque che si possono creare anche report molto complessi e molto lunghi. Come promesso andiamo a parlare del pricing di questo tool e dell'offerta in corso. Come vediamo, Oviond è un tool che è abbastanza caro perché parte da $14 al mese per un solo cliente. Ha un abbonamento molto limitato con 2 funnel, 2 dashboard, 2 report e 2 utenti. In questo momento il piano in offerta è il piano Small Agency da 20 clienti. Come vediamo avrebbe un costo di $74 al mese se pagato annualmente. Ci permette di avere tutto illimitato, diciamo, a parte l'account manager che però non ci interessa probabilmente. Questo piano Small Agency in questo momento è in offerta per soli $99 l'anno ed è un abbonamento che si rinnoverà ogni anno a $99. Quindi capiamo che è molto conveniente, soprattutto se ragioniamo sul fatto che abbiamo la possibilità di fare report per 20 clienti. Quindi basta far pagare i report ai nostri clienti o comunque aggiungere all'interno del nostro servizio un servizio di report
e capiamo bene che rientriamo subito di questi $99. Per approfittare di questa offerta $99 l'anno ti lascio il link in descrizione al quale potrai trovare l'offerta. Mi raccomando, affrettati se ti può interessare questo strumento, perché questa offerta non sarà disponibile per sempre e come vediamo i prezzi poi del tool sono abbastanza elevati. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile. Se ti va lascia un like, se hai domande lasciale pure nei commenti e ci vediamo al prossimo tool.